Questo video voglio presentare uno schema più che altro a scopo didattico, perché poi ai fini dell'utilità lascia il tempo che trova, anche se io in passato l'ho trovato utile per abbassare leggermente la tensione di rete, perché mi trovavo in una zona con una tensione di rete un po' troppo elevata. Lo schema del circuito è molto semplice. Utilizzando un trasformatore e mettendo il secondario in serie al primario, avremo in uscita, se collegheremo il secondario in modo discorde, la differenza tra la tensione di rete e la tensione del secondario. Quindi supponiamo che abbiamo una tensione nominale di rete di 230 volt e un secondario di 12 volt, avremmo in uscita una tensione di 218 volt. Qualora invece invertissimo il secondario, lo andremmo a collegare in modo concorde al primario, avremmo che la tensione del secondario si sommerà alla tensione di rete e avremmo in uscita 242 volt. In questo caso ho collegato il secondario in modo discorde rispetto al primario e quindi dovremmo aspettarci una tensione inferiore alla tensione di alimentazione, proprio perché i 12 volt del secondario andranno a sottrarsi alla tensione di rete 2,30 circa, poi vedremo quale sarà il valore reale. Alimento il circuito, il carico è alimentato e quindi funziona. La tensione di alimentazione in questo caso risulta essere di 227 volt. Ai capi del carico abbiamo 214 volt. Quindi, collegando in modo discorde il secondario in serie all'alimentazione del primario, potremmo abbassare il valore della tensione di rete. Naturalmente più secondari avremo e più avremo a disposizione valori da utilizzare per abbassare o alzare la tensione stessa. Ora invertirò il secondario in modo che esso sia, la sua onda sinusale generata sarà concorde alla tensione dell'alimentazione e vedremo che la tensione del secondario si sommerà a quella del primario. Bene, ho invertito i collegamenti sul secondario, alimento il circuito, misuro la tensione di rete che risulta essere sempre quella, 227-228 volt. Ora dovremo trovare una tensione maggiore in uscita, 240-241, che è la somma della tensione di rete più quella del secondario. Ricordo che con questo tipo di circuito la separazione galvanica si annulla, quindi magari se volete mantenerla, in uscita a valle del trasformatore potete mettere un altro trasformatore 230, quindi che non sia riduttore ma che serva solo come isolamento per ripristinare la separazione galvanica a valle del trasformatore stesso. Un saluto a tutti da Mr. Volt.